Benvenuti, anime romantiche e custodi di segreti, nel luogo dove le storie non vengono solo raccontate, ma vissute. Benvenuti a Gossip alla turca. Spesso immaginiamo la vita delle nostre star preferite come un susseguirsi infinito di set, viaggi e flash accecanti. Ma c'è un momento, nel silenzio che segue l'applauso, in cui anche le icone cercano un posto dove posare non solo le valigie, ma l'anima. Oggi vi apriamo le porte, letteralmente. Su un capitolo nuovo e straordinario per due dei volti più amati della Turchia, Akpa e Aknotsu ed Ebru Şahin. Non stiamo parlando di un nuovo copione, ma della costruzione del loro copione di vita più importante. Prima di varcare questa soglia insieme a loro, vi chiedo un piccolo gesto che illumina il nostro cammino. Lasciate un mi piace per celebrare l'amore che costruisce fondamenta solide, iscrivetevi al canale per non perdere mai le nostre esclusive e, se volete sostenere il giornalismo fatto col cuore, cliccate sul tasto Unisciti. La chiave è nella toppa, siete pronti a girarla? I fan di Akpa e Aknotsu ed Ebru Şahin hanno acceso le sezioni commenti e le chat di gruppo come un cielo stellato d'estate da quando i sussurri si sono trasformati in conferme tangibili. I due hanno compiuto un salto significativo e hanno acquistato una nuova casa insieme. Avete sentito bene? Dopo un lungo periodo di ricerca, di sogni sussurrati tra un ciak e l'altro, e di pianificazione silenziosa rubata agli impegni frenetici, hanno finalmente trovato il luogo che sentivano appartenere a loro. Da tutto ciò che ho appreso e visto, questa non è stata una decisione impulsiva, presa sull'onda dell'emozione. È stata una gestazione durata mesi, un viaggio attento che li ha portati attraverso innumerevoli quartieri, su per colline panoramiche e giù per strade strette e antiche. Sono entrati in case che erano quasi giuste ma non del tutto, spazi che avevano la luce perfetta ma l'energia sbagliata, layout che impressionavano l'occhio ma non confortavano lo spirito. Le loro agende sono implacabili, le loro vite un carosello di copioni, allenamenti, prove, interviste e il ronzio costante delle telecamere che aspettano un momento che riveli più di quanto vogliano mostrare. Non cercavano una proprietà trofeo da esibire sulle riviste. Erano a caccia di un santuario, qualcosa che potesse portare pace nel turbine e trattenere le loro risate senza lasciarle scappare nell'aria pubblica. E finalmente, quella porta si è aperta. La casa è nascosta in un quartiere elegante e tranquillo, dove il suono del vento tra le foglie è più forte del traffico urbano, e i lampioni sembrano più lanterne gentili che luci abbaglianti di città. La natura si riversa oltre le recinzioni e incornicia l'orizzonte. Così anche quando guardi fuori dal soggiorno, ti senti parte di un dipinto paesaggistico che è vivo e respira. Immaginate di dover scegliere il vostro rifugio ideale con la persona che amate. Cosa non potrebbe mai mancare? Un giardino segreto? Una libreria immensa? O forse una cucina dove ballare mentre si cucina? Scrivetelo nei commenti, costruiamo insieme la casa dei sogni di Gossip alla turca. L'architettura è inconfondibilmente moderna, eppure possiede una morbidezza intrinseca. Ampi spazi aperti scivolano l'uno nell'altro senza spigoli duri, e quelle finestre dal pavimento al soffitto dissolvono i confini tra dentro e fuori. Il prato è quel tipo di verde lussureggiante che ti fa venire voglia di toglierti le scarpe e camminare piano, lasciando che la giornata rotoli indietro come se il tempo decidesse di muoversi solo quando lo fai tu. All'interno, l'estetica è un matrimonio felice tra lusso e moderazione. Pensate alla semplicità, ma intenzionale, calore, ma raffinato. Posso dirlo con sicurezza perché ho lavorato personalmente su alcuni dettagli di questa visione. Abbiamo scelto toni smorzati che calmano l'occhio e lasciano che la giornata espiri. L'illuminazione è calda e bassa senza essere fioca, quel tipo che lusinga la pelle e fa sembrare ogni angolo una storia che sta per accadere. Abbiamo testato i tessuti contro il sole del pomeriggio per vedere come cadevano, come brillavano e come si sentivano sotto i polpastrelli alla fine di una lunga giornata. I divani non sono stati scelti per impressionare, ma per accogliere. Le sedie non sono state selezionate per essere ammirate, ma per essere rivendicate. Abbiamo mirato a un comfort che non si vanta, un silenzio romantico che dice resta. Ebru ha gravitato prima verso gli elementi poetici. È semplicemente chi è.
Ha quell'occhio per la luce, per le texture che respirano, per gli spazi silenziosi dove una tazza di tè sembra una cerimonia sacra. Un pomeriggio stava nella stanza principale, con la luce soffusa del sole che scivolava sul pavimento, e parlava di mattine in cui avrebbe letto senza controllare l'ora, dove l'unico ticchettio sarebbe stato un orologio che lei ascolta davvero. Ha scelto lenzuola che sussurrano piuttosto che frusciare, e ha chiesto angoli che contengano ricordi, non disordine. È sempre apparsa luminosa sullo schermo, ma qui, nella tavolozza gentile che abbiamo creato, sembra finalmente autorizzata a essere senza difese e a suo agio. Mentre Ebru curava l'anima, AKE vegliava sulle ossa della casa. Se lei parlava di armonia, lui parlava di riparo. Era meticoloso sull'architettura della sicurezza e sulla logica della posizione. Voleva linee di vista chiare, forza nella struttura, sistemi discreti che mantenessero la casa privata senza mai farla sembrare una fortezza impenetrabile. Ha controllato l'approccio alla strada, considerato il movimento delle auto a diverse ore, pensato a chi poteva vedere cosa e da dove. Era protettivo senza essere severo, interessato a quel tipo di sicurezza che ti permette di dimenticare che c'è. Voleva sapere che se avessero riso troppo forte, solo i muri lo avrebbero saputo. Se fossero rimasti svegli fino a tardi a parlare, la notte avrebbe custodito le loro parole lasciandoli indisturbati. Se state amando questa descrizione dettagliata e vi sentite già ospiti in questa dimora d'amore, lasciate un like ora. E ricordate, il vostro supporto tramite il tasto abbonati ci permette di essere lì, metaforicamente, a raccontarvi ogni mattone di queste storie incredibili. Gli amici intimi dicono che quando le chiavi hanno toccato le loro mani, qualcosa è cambiato nell'aria, qualcosa che si poteva sentire senza che nessuno dicesse una parola. C'è quel tipo particolare di gioia che non salta su e giù né lancia coriandoli, si deposita nelle spalle, ammorbidisce gli occhi, fa sembrare le vecchie preoccupazioni come se fossero andate via per mare. I testimoni descrivono il momento come una celebrazione silenziosa, una di quelle scene in cui puoi sentire il click di una serratura che gira e sai che un capitolo è stato appena scritto. I sorrisi erano privati ma inequivocabili. Ebru, graziosa come sempre, sembrava qualcuno che aveva trovato uno spazio che l'avrebbe ascoltata. Il ghigno di AKE, quella cosa rara e fanciullesca che riserva per i momenti che contano davvero, diceva il resto. La casa stessa racconta una storia nei dettagli. C'è una cucina che ti attira dentro piuttosto che limitarsi a impressionare gli ospiti, un bancone per la colazione che implora ciotole di frutta disordinate e pasta a tarda notte, piani di lavoro dove i gomiti sono i benvenuti e le ricette possono fallire senza giudizio. La zona pranzo non sta in cerimonia, è abbastanza vicina al giardino che una brezza leggera può unirsi alla conversazione. Il soggiorno invita il giorno ad allungarsi e la notte a restare. Un angolo lettura vicino alla finestra sembra progettato specificamente per la prima pioggia dopo una lunga estate. Ci sono scaffali pronti a contenere copioni e fotografie che non saranno postate online, solo guardate e ricordate. La loro camera da letto era uno studio sulla serenità. Abbiamo mantenuto la tavolozza gentile e dato al letto una struttura che sembra robusta senza urlare. Le tende sono abbastanza pesanti da bloccare i pettegolezzi del mondo esterno, eppure abbastanza leggere da catturare il sole del mattino e piegarlo gentilmente. C'è un balcone laterale dove puoi immaginarli guardare il giorno srotolarsi, caffè in mano, senza bisogno di parlare perché il silenzio capisce già tutto. È uno spazio progettato per il riposo, quel tipo di riposo che rende la creatività una gioia di nuovo. Non mentirò, l'intero processo ha richiesto tempo. Erano esigenti nel modo migliore possibile. Ogni scelta era una conversazione, un test, un momento di immaginare come ci si sarebbe sentiti a vivere davvero lì nelle ore non scritte. C'erano giorni in cui camminavamo attraverso stanze vuote e spostavamo mobili immaginari solo per vedere come si muoveva l'aria. C'erano notti in cui i piani venivano scaricati, misurati e riorganizzati perché un corridoio aveva bisogno di un angolo più morbido o un angolo voleva una lampada che brillasse come un ricordo. Attraverso tutto questo, sono rimasti gentili con il processo e l'uno con l'altro. Si poteva vedere perché la loro chimica sullo schermo si è trasformata in folklore per i fan, nella vita reale,
portano quella stessa armonia senza fronzoli. Ammetto che, lungo la strada, ci sono stati piccoli dibattiti, momenti di deliziosa tensione creativa. Ebru ha chiesto una parete dalla texture morbida in una stanza, quel tipo che cattura la luce in lunghe pennellate e aggiunge profondità senza decorazione eccessiva. HE si chiedeva se avrebbe riflesso il bagliore nei tardi pomeriggi e rotto la calma. L'abbiamo testato. Siamo rimasti lì mentre la luce del giorno cambiava, guardando le ombre e controllando i riflessi come se stessimo facendo un'audizione al muro stesso. Alla fine, la texture è rimasta, raffinata, sottile e perfettamente loro. Un altro giorno, lui ha considerato una porta nascosta in un corridoio che avrebbe aggiunto un ulteriore strato di privacy a uno spazio di lavoro. Lei temeva che potesse sembrare un segreto di troppo. Abbiamo trovato il compromesso. La porta rimane, ma lo spazio di lavoro si apre su una finestra con una vista chiara degli alberi. La segretezza si è ammorbidita in intimità, e tutti hanno sorriso. Come qualcuno che ha aiutato a plasmare l'interno, ho notato come le loro decisioni rivelassero chi sono sotto la vernice della fama. Ebru crede nei momenti, quelli che puoi trattenere senza postare. HE crede nelle fondamenta, la forza che tiene il tetto quando il vento preme troppo forte. Insieme, i loro gusti non si scontrano, si intrecciano. Quando l'ultima pianta è stata posizionata, la casa non sembrava progettata. Sembrava inevitabile. Sembrava che li stesse aspettando. E poi, naturalmente, la notizia ha iniziato a incresparsi online. I fan di entrambe le star hanno reagito a ondate, prima incredulità, poi delizia, poi un crescendo di congratulazioni che rifiutava di essere contenuto. I feed si sono riempiti di video editati, clip del passato e collage di momenti che i fan avevano sempre letto come presagi. C'erano petizioni per proteggere la loro privacy e promesse di festeggiare da una distanza rispettosa. Ma c'erano anche commenti pieni di speranza, quelli che si sporgono verso il futuro, sussurrando di fidanzamenti, chiedendosi dei voti nuziali, sognando foto di matrimonio che potrebbero non essere mai condivise. Nessuno può dire con certezza cosa sta arrivando, e quell'incertezza conferisce al momento il suo bagliore magico. Ciò che è ovvio, ciò che è innegabile, è che stanno costruendo qualcosa insieme che è tanto adorabile quanto deliberato. Le persone che li conoscono insistono che questa casa è un simbolo, ma non del tipo appariscente. Non è un comunicato stampa o una dichiarazione da tappeto rosso. È una decisione deliberata di rivendicare una vita più tranquilla senza abbandonare il lavoro che li ha portati qui. Quindi, cosa c'è dopo? Forse è la prima cena dove tutto va storto e finiscono a ridere mangiando cibo da sporto sul pavimento del soggiorno non ancora arredato. Forse è una domenica passata a perfezionare l'angolazione di una lampada. Forse è solo silenzio, due persone che riposano, il mondo tenuto a distanza di un braccio, il suono degli alberi che tiene il tempo. Qualunque cosa sia, sarà loro. E che appaia un anello o si svolga una cerimonia, questo capitolo è già il suo voto, una promessa di costruire, di mantenere, di essere. Noi saremo qui a guardare, ma dal bordo, dove l'ammirazione non intrude. E mentre emergono aggiornamenti, li sentirete qui per primi, avvolti nella cura piuttosto che nel clamore. Fino ad allora, tenete stretta questa immagine. Una casa moderna a braccia aperte, un giardino che risuona di verde, e due figure familiari che imparano come un nuovo spazio possa sembrare un vecchio sogno finalmente pronunciato ad alta voce. Che ne pensate, amici di Gossip alla turca? È questa la prova definitiva che HE ed Ebru sono fatti l'uno per l'altra? Fatemelo sapere nei commenti. Non dimenticate di attivare le notifiche, perché questa è solo l'introduzione di una storia bellissima che siamo onorati di condividere con voi. Alla prossima!